Agli inizi del 1900 gran parte del mondo era stato esplorato e mappato, ma c'era un luogo che da sempre aveva affascinato l'uomo e che ancora nessuno aveva mappato, e questo luogo era il Polo Nord. Così iniziò una sfida tra vari esploratori per raggiungerlo e scoprire che cosa ci fosse. Questi esploratori erano pronti a rischiare la vita sfidando delle condizioni climatiche ai limiti in mezzo a ghiacci insuperabili e orsi polari. Ma non erano solo la curiosità o il desiderio di fama a spingerli. Nel 1906 l'esploratore Robert Peary disse di aver avvistato una terra, che chiamò Terra di Crocker in onore del finanziatore della sua spedizione. Questa terra sarebbe stata un intero nuovo continente inesplorato e in tanti volevano mettere le mani su questo nuovo tesoro. Oggi sappiamo che questo continente non c'è perché all'Artico c'è solo un mare ghiacciato, ma per quel momento l'idea di una terra nell'estremo nord era perfettamente credibile. Anzi, era l'idea comunemente accettata anche dagli scienziati e dai geografi. Infatti per secoli sulle mappe era apparsa la rappresentazione del Polo Nord come un insieme di terre. E questa rappresentazione risaliva addirittura indietro di almeno mezzo millennio. Questa idea di trovare un continente, queste rischiosissime esplorazioni, le mappe che spingevano a arrivare fin lì erano basate su un testo medievale. Si chiama Inventio Fortunata, che dal latino significa proprio la scoperta fortunata, un nome che già di per sé spinge all'avventura. Questo testo però è andato perduto nei meandri della storia e agli inizi del 1900 ne rimanevano solo piccole tracce nelle mappe e brandelli nelle storie che si raccontavano gli esploratori. Proprio per la sua importanza nello spingere all'esplorazione è considerato uno dei manoscritti perduti più ricercati del Medioevo. Ma in questo video proveremo a trovarlo e alla fine riporteremo alla luce quello che diceva sul Polo Nord. Questa è la storia dell'Inventio Fortunata, il manoscritto perduto che spinse l'uomo oltre i suoi limiti, alla ricerca del Polo Nord. Nell'antichità l'Artide veniva considerato come il confine ultimo tra noto e ignoto, un luogo lontanissimo dove la realtà sembrava sfumare nel mito. Le antiche civiltà lo vedevano come il punto d'incontro tra il nostro mondo e quello dell'irreale, un limite oltre il quale si estendevano leggende di terre perdute e creature oscure. Si diceva che ci fossero giganti con un solo occhio e tracce di regni sconosciuti. E i pochi viaggiatori che avevano osato avventurarsi in quelle regioni spesso non erano mai tornati, e la loro leggenda si mescolava a storie di tenebre perpetue, di terre inesplorate e di fenomeni inspiegabili. Ma alla fine del XV secolo ormai l'idea di esplorare davvero nuove terre non era più un semplice sogno, ma stava diventando realtà. Cristoforo Colombo aveva raggiunto le Americhe e si apriva l'epoca delle esplorazioni. Lo stesso Cristoforo Colombo è importante nella nostra storia, infatti probabilmente proprio lui era alla ricerca dell'Inventio Fortunata, magari solo per documentarsi o forse perché avrebbe voluto addirittura tentare un viaggio che si sarebbe spinto nell'estremo nord. Infatti nel 1956 è stata riscoperta in un archivio in Spagna una lettera che ci testimonia proprio il grande interesse per quest'opera. Era stata scritta da un mercante inglese chiamato John Day nel dicembre del 1497 o nel gennaio del 1498. Il destinatario della lettera era un certo Lord Grande Ammiraglio spagnolo, che con altissima probabilità era proprio Cristoforo Colombo. Dalla lettera si capisce che questo ammiraglio aveva richiesto a John Day proprio una copia dell'Inventio Fortunata. Ma il mercante inglese doveva dargli una cattiva notizia: il libro non si trovava. Sarei molto desideroso e felice di servirvi. Non trovo il libro Invencio Fortunata e pensavo che io o un servitore lo stessi portando con le mie cose. E mi dispiace molto di non trovarlo perché desideravo molto servirvi. Il mercante aveva veramente in mano una copia di questo testo o pensava di avercelo ma lo aveva confuso con un altro, purtroppo non lo sappiamo. Probabilmente l'ammiraglio alla fine non ha mai potuto consultarlo anche se avrebbe tanto voluto. Ma come era nato questo testo e perché era così importante? Per scoprirlo dobbiamo tornare ancora indietro di più di un secolo.
Per quello che se ne sa, le origini dell'Inventio Fortunata risalgono al XIV secolo, probabilmente circa al 1360. In quest'epoca un frate francescano proveniente da Oxford avrebbe compiuto circa 5 viaggi nel nord dell'Atlantico. Il frate sarebbe entrato in contatto con tante zone all'epoca remote e quasi inesplorabili, come la Groenlandia, che era stata colonizzata dai Norreni, o l'estremo nord della Scandinavia, o appunto il Polo Nord. Il francescano faceva questi viaggi con scopo di esplorazione e di commercio per conto del re Edoardo III d'Inghilterra. Quindi alla fine mise per iscritto quello che aveva visto o sentito per il suo re. Il libro era probabilmente un resoconto dettagliato che aveva appunto lo scopo di mettere in luce per il re le possibilità commerciali offerte dal Nord Atlantico. E purtroppo queste poche informazioni sono tutto quello che sappiamo su questo misterioso viaggiatore del Nord, autore del testo. Ma prima che a qualcuno venga il dubbio, bisogna dire subito che sicuramente l'Inventio Fortunata non è un testo inventato, mai esistito. Nel 1500 qualcuno ha provato anche a identificare chi fosse di preciso il frate autore dell'Inventio Fortunata. Richard Hakluyt, che fu un geografo della corte della regina Elisabetta I, pensava che si trattasse di un certo Nicola di Lynn, che era un astronomo inglese del 1300. Invece un contemporaneo di Hakluyt, chiamato John Bale, pensava che non potesse essere Nicola di Lynn perché lui era un frate carmelitano e non un francescano. Da quello che si sa, questo Nicola di Lynn non era neanche un esploratore, forse era addirittura solo un bambino nel 1360. Bale propose il nome di un altro frate, Ugo di Irlanda, che aveva scritto un libro di viaggio ma di cui non sappiamo tanto altro. Ma la storia del frate avrebbe avuto una svolta importante. Infatti l'autore dell'Inventio Fortunata ebbe dei contatti con un altro frate che viveva in alcune isole dell'Atlantico. Questo secondo frate tornò in Norvegia nel 1364, che presumibilmente era la sua terra d'origine, per fare un rapporto dettagliato stavolta al re di Norvegia. In questa occasione avrebbe riferito anche quello che l'autore dell'Inventio Fortunata aveva visto e aveva scritto nella sua opera. Così in questa occasione il racconto venne ascoltato anche da un terzo personaggio, un viaggiatore originario del Brabante negli attuali Paesi Bassi che si chiamava Jacobus Knoyen. Questo Knoyen è una figura con dei tratti leggendari, quindi non si sa di preciso se sia veramente esistito. Comunque sotto il suo nome fu scritto un itinerario in lingua belga, e un itinerario è una specie di guida di viaggio, un genere che era diffuso nel mondo antico e medievale. E nell'itinerario di Knoyen era riportata parte del contenuto dell'Inventio Fortunata. Lui stesso o qualcuno di vicino a lui poi avrebbe mescolato il racconto del frate con un'altra storia evidentemente leggendaria, ovvero che le isole del Nord Atlantico fossero state raggiunte da Re Artù, che era partito con 4.000 uomini al seguito e aveva fondato delle colonie lì. Questa era in origine una leggenda diversa che forse venne aggiunta a posteriori e forse non si trovava nell'Inventio Fortunata. Ma l'itinerario di Knoyen potrebbe essere il tassello più importante per riscoprire almeno in parte il contenuto dell'Inventio. Purtroppo però, nonostante le tante ricerche, anche l'itinerario di Knoyen è andato perduto. A questo punto ricostruire il contenuto dell'Inventio Fortunata, quello che diceva sui misteri del Nord, sembra qualcosa di arduo se non impossibile. Ma l'interesse per le esplorazioni tra la fine del 400 e il 1500 ha fatto sì che l'Inventio Fortunata fosse un testo molto ricercato, e probabilmente allora qualcuno riuscì a ritrovarlo prima che scomparisse di nuovo nei meandri della storia. Se state apprezzando il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi. Se volete consigliarlo a degli amici interessati agli argomenti, sicuramente mi aiuterete a far conoscere quello che pubblico. Lo so che per voi magari iscrivervi a un canale, anche se lo seguite, è una cosa secondaria, ma per me è fondamentale per potervi portare questi video che richiedono tanta ricerca, e quindi un grazie enorme a chi vorrà supportarmi anche con questo semplice gesto. Insomma, tornando alla nostra Inventio Fortunata, è possibile che questa si trovasse tra i libri di un certo Martin Beheim. Lui fu un cartografo tedesco che realizzò nel 1492 il primo mappamondo conosciuto. Ma è più rilevante il fatto che la conoscesse Johannes Rausch.
Johannes Rausch era un cartografo olandese che nel 1507 realizzò sempre una rappresentazione di tutti i continenti del mondo e lui incluse anche l'America a differenza di Beheim. Rausch fu il cartografo del Papa Giulio II e una curiosità su di lui è che forse a Roma fu coinquilino del famosissimo pittore Raffaello. Proprio nella sua mappa del 1507 Rausch scrive di aver rappresentato il Polo Nord basandosi sulle indicazioni dell'Invenzio Fortunata. Non sappiamo se avesse veramente una copia o avesse solo trovato pure lui delle informazioni di seconda mano, ma Rausch può essere comunque una fonte molto importante per riscoprire il vero contenuto del testo. Un altro personaggio che cita l'Invenzio Fortunata si chiama Bartolomé de las Casas. Fu uno dei primi vescovi cattolici nelle Americhe e in un suo libro del 1570 parla di isole galleggianti e infuocate nell'Oceano occidentale. Dice che si parla di queste isole anche nell'Invenzio, ma poi purtroppo non ci dà nessun'altra informazione sul testo, di cui forse pure lui era direttamente in possesso. Un altro personaggio ancora che era molto preso dalla cartografia e pienamente immerso nell'epoca delle esplorazioni era John Dee. Se seguite da tempo il canale saprete che è un personaggio che nomino spesso perché il suo nome viene sempre fuori quando si parla di manoscritti perduti e misteriosi. E sul canale ho raccontato le storie di molti di questi che spesso sono degli enigmi veramente incredibili. E non è molto sorprendente perché John Dee era una figura decisamente eccezionale del suo tempo. Era un consigliere, un astrologo della regina Elisabetta I e visse proprio nell'epoca in cui l'Inghilterra divenne una delle più grandi potenze europee. Era interessato alla religione, alla magia, alla crittografia e alla geografia, insomma era un po' il modello del sapiente a 360 gradi. Era pure un collezionista di testi rari per motivi di studio e di ricerca e si pensa che la sua biblioteca fosse al tempo la più grande d'Europa. E ecco perché il suo nome salta sempre fuori per testi rarissimi o strani della fine del Medioevo. In questo caso comunque John Dee cercava l'Invenzio Fortunata non tanto per curiosità ma per un motivo preciso e strettamente contingente. Infatti appunto John Dee, per quanto possa sembrarci strano, era allo stesso tempo un mago ma anche lo studioso che si occupava di raccogliere informazioni per le scoperte geografiche degli inglesi. Infatti all'epoca astronomia e cartografia erano un po' nello stesso calderone dell'astrologia. John Dee era interessato per conto della corona inglese al passaggio a nord-ovest, un percorso che collega l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico attraverso il mare Artico. Questo era stato già l'obiettivo di alcune esplorazioni inglesi, guidate dal famoso Giovanni Caboto. In più John Dee era interessato alla storia di Artù, quella che vi ho detto prima, che avrebbe colonizzato le terre del Nord Atlantico. Ai suoi tempi poteva essere una giustificazione credibile per sostenere che i re inglesi potessero vantare dei diritti su nuove colonie nel nord dell'Atlantico. Pur avendo tantissimi manoscritti, però John Dee non ne aveva che dessero informazioni sulle regioni del nord del mondo che in questo momento gli interessavano. Quindi anche per il coltissimo collezionista John Dee, che di solito aveva libri unici, l'Invenzio Fortunata era un mistero. Era una delle poche caselle rimaste vuote in una lista di libri di grandissimo interesse. Anche lui, come tanti prima e come noi adesso, si era imbarcato però nella ricerca del libro. E possiamo immaginarci diversi sforzi che però giorno dopo giorno non portavano a nessun risultato. Ma proprio quando stava per lasciar perdere qualcosa, o meglio qualcuno, cambiò tutto. Gerardo Mercatore oggi è considerato uno dei più famosi e influenti cartografi della storia. Oltre ai tanti che abbiamo già visto come Cristoforo Colombo, anche Mercatore era interessatissimo a trovare l'Invenzio Fortunata e a lui serviva per dare la corretta rappresentazione del Polo Nord, almeno quella che al suo tempo era la descrizione più accurata, e quindi lui forse poteva aver trovato l'opera. La stessa cosa pensò John Dee, che visto che non riusciva a trovare il manoscritto, come ultima risorsa chiese proprio a Mercatore se avesse l'Invenzio Fortunata. Purtroppo però neanche Mercatore ce l'aveva e non aveva nemmeno l'itinerario di Knoyen. Però lui ha dato a John Dee un'informazione fondamentale.
ha detto che era riuscito a consultare e a tradurre in latino parola per parola proprio l'itinerario di Knoyen. Quindi attraverso un mercatore potremo avvicinarci molto di più alla soluzione dell'enigma e leggere qualcosa di quello che era riportato nel famoso testo. Quindi bisogna cercare tra le sue lettere a John Dee e lì forse si può trovare qualcosa. La ricerca è molto laboriosa, ma alla fine salta fuori qualcosa. Una lettera datata 20 aprile 1577 che oggi è conservata alla British Library parla proprio di questo. E sorprendentemente in questa lettera che in pochi conoscono, Mercatore svela proprio una parte del contenuto dell'Inventio Fortunata. Per riportarla alla luce nel modo più completo possibile e dirvi cosa c'era scritto, io le ho unita anche con le altre informazioni che abbiamo, quelle di Rausch di cui ho parlato prima. E così in questo video riportiamo alla luce il testo ricercato da Colombo e che ha influenzato la visione del Polo Nord fino agli inizi del 1900. Una catena montuosa, scrive Mercatore in merito a quello che aveva riferito il frate, gira intorno al nord come una muraglia, salvo che in 19 punti ci scorrono i canali di assorbimento e attraverso il più stretto nessuna nave sarebbe in grado di passare a causa del forte impeto dell'acqua. La catena montuosa è circondata dal mare tranne che nella Norvegia settentrionale, quando la catena montuosa norvegese la raggiunge per una larghezza di circa 17 miglia. E proprio sotto la stella polare di fronte alla Norvegia si trova una terra pianeggiante che è disabitata. A est si estende un braccio di terra che è quasi tutto boscoso e si restringe continuamente sempre di più in modo che non è più largo di 1 miglio dove incontra la catena montuosa. Per il resto nessuna terra tocca la circonferenza delle montagne in nessun punto, ma in molti punti il mare è così stretto che si può vedere il lato più lontano. Quindi per il Polo Nord l'Inventio Fortunata descriveva una catena montuosa che lo circondava interrotta solo da alcuni canali. E in tutto il cerchio, prosegue la descrizione, non c'è alcuna abitazione tranne che sul lato orientale, dove in quella stretta terra già menzionata c'erano 23 persone non più alte di 4 piedi, cioè 1,5 metri, di cui 16 erano donne. Nella descrizione del braccio di terra con i boschi il frate aggiungeva questi pochi abitanti molto bassi che poi verranno identificati con i famosi pigmei. Il frate riferisce anche che in altri 2 luoghi più all'interno trovò un grande pezzo di fasciame di nave e altre balle che erano state usate in grandi navi, oltre a molti tronchi d'albero che in qualche momento precedente erano stati abbattuti. Così poté affermare con certezza che in quel luogo in passato c'era stato un centro abitato ma che la gente se n'era andata. Inoltre ci si trovava un mare di assorbimento di 5 canali riuniti che attraversavano la catena montuosa sui 19 canali menzionati. Avrete fatto caso che l'Inventio parla spesso di canali o mari di assorbimento. Questo termine oggi non ha molto senso, ma all'epoca si pensava che il Polo Nord potesse essere un enorme pozzo. Questo pozzo assorbiva l'acqua e le acque dei mari settentrionali venivano in qualche modo canalizzate verso di lui. Quindi il testo sta intendendo questa cosa. E tutti questi canali, aveva raccontato ancora il frate, che girano tortuosamente quando escono dalle montagne e spingono le navi immediatamente a terra. Ma tutti i canali che scorrevano dritti nei mari più interni, nei quali si riuniscono i 19 canali, in questi le navi venivano necessariamente portate dalla corrente, cioè verso l'interno, e si perdevano. Qui il testo ci spiega che le navi venivano risucchiate dalla corrente seguendo appunto la teoria del Polo Nord come pozzo che vi ho appena detto. Inoltre questi mari più interni sono 4 e quello che si trova a ovest era largo ben 34 miglia francesi e dall'altra parte di questo mare c'era la terra migliore più salubre di tutto il nord. Il mare che si trovava a est non poteva mai essere ghiacciato perché ci si univano tanti canali. Inoltre era stretto, così che la corrente era molto forte, ma quello che scorreva a ovest gelava quasi ogni anno e rimaneva ghiacciato a volte per 3 mesi, e in quella terra il frate non aveva visto alcun segno di abitazione, ma in un paese che si trovava a nord di fronte ad esso aveva riconosciuto assi di navi e tronchi d'albero.
Tutti questi 4 paesi sono terre alte e aperte, cioè altopiani, tranne alcune montagne. La descrizione del Polo Nord che conosciamo dall'Inventio Fortunata si conclude con la sua parte più interessante. In mezzo ai 4 paesi c'è un vortice, in cui si svuotano i 4 mari che assorbono, che dividono il nord. L'acqua scorre e scende nella terra, proprio come se la si versasse attraverso un imbuto filtrante. Proprio sotto il polo si trova una nuda roccia in mezzo al mare. La sua circonferenza è di quasi 33 miglia, cioè circa 146 km, ed è tutta di pietra magnetica. E lo stesso frate aveva sentito dire che dal mare si può vedere tutto intorno ad essa ed è nera e scintillante. E non vi cresce nulla perché non c'è nemmeno una manciata di terra. L'Inventio Fortunata in sostanza descrive il Polo Nord come una roccia nera magnetica che poi ritroveremo nelle mappe con il nome latino Rupes Nigra. Questo poteva spiegare perché le bussole puntassero sempre verso il nord. Questo era sicuramente uno dei punti più interessanti per i cartografi medievali, infatti viene confermato e utilizzato anche da Johannes Rausch, che scrive sulla sua mappa. Nel libro Inventio Fortunata si legge che sotto il polo artico c'è un'alta roccia magnetica di 33 miglia tedesche di circonferenza. Un mare in piena circonda questa roccia come se l'acqua fosse scaricata verso il basso da dei vasi attraverso un'apertura. Intorno ci sono isole, 2 delle quali sono abitate. Rausch riporta anche un nome per queste 2 zone abitate, presumibilmente completando un po' il racconto dell'Invenzio. Indica Iperborea a nord dell'Europa e Aronfei a nord dell'America. Iperborea era una leggendaria terra settentrionale fin dall'antichità, mentre l'altra isola abitata, chiamata Aronfei, è ancora oggi un completo mistero. Non si sa da cosa derivi il nome, anche se è stata associata pure a un leggendario popolo di giganti che l'avrebbe abitata. Il testo descriveva chiaramente delle terre al Polo Nord e perciò questa idea è entrata nelle mappe e si è radicata nell'immaginario collettivo fino alla vera esplorazione del 1900. L'Inventio Fortunata chiaramente conteneva tante indicazioni sbagliate e fantasiose. Però in parte poteva essere considerata attendibile anche in passato perché conteneva pure delle indicazioni che erano già state confermate da fatti reali. E alcune sono vere ancora oggi, quindi presumibilmente il suo autore si era spinto davvero molto in là verso nord, molto più in là di tantissimi suoi contemporanei. Per esempio i Pigmei, che sembrano un altro popolo leggendario, vengono identificati già da Mercatore nella sua mappa del 1569 con gli Skrellin. Questo era un nome a cui si fa riferimento negli antichi testi norreni sulla Groenlandia e erano i veri predecessori degli Inuit moderni. Certo, probabilmente non erano bassissimi, ma erano un popolo veramente esistente di cui magari il frate aveva solo sentito parlare. Ma dove era nata questa strana descrizione di continenti che non esistono e dei mari di assorbimento? Beh, la risposta apre un ultimo grande enigma sull'Inventio Fortunata. Probabilmente questa concezione venne già ispirata da alcune mitologie, per esempio la mitologia norrena. E visto che i norreni vivevano più vicini al Polo Nord di altri popoli europei, questo è molto probabile. E anche alcuni personaggi coinvolti nella trasmissione del resoconto, come abbiamo visto, erano legati alla Norvegia. Nella mitologia norrena esiste una sorgente chiamata Hvergelmir da cui sgorgano i fiumi e che causa le onde tramite dei canali sotterranei. Anche lo storico longobardo Paolo Diacono, quasi 600 anni prima dell'Invenzio, parla di un profondo abisso di acque che comunemente chiamiamo ombelico dell'oceano. Lui riferisce che si dice che 2 volte al giorno esso risucchi le onde al suo interno per poi rigettarle fuori, come è dimostrato accada lungo tutte queste coste, dove le onde si infrangono e ritirano con spaventosa rapidità. Si dice che il vortice risucchi le navi con tale rapidità che sembrano volare come frecce nell'aria, e talvolta queste navi vanno perdute nel golfo con una distruzione davvero spaventosa.
Spesso, proprio mentre stanno per affondare, vengono riportate indietro da un improvviso scossone delle onde, rispedite fuori con la stessa rapidità con cui erano state risucchiate. Anche se qui ci sono delle somiglianze con il Polo Nord descritto nell'Invenzio, la descrizione mitologica più simile compare in una cultura sorprendentemente non europea. Infatti si trova nelle concezioni induiste e buddiste. In queste mitologie il centro del mondo si trova proprio nell'estremo nord e è una montagna chiamata Monte Meru. È sempre circondato da montagne circolari e sta al centro di 4 continenti divisi da fiumi, proprio come le 4 isole dell'Invenzio Fortunata. Sia le mitologie orientali sia l'Invenzio collocano una grande montagna al polo nord che è circondata da 4 isole allineate come se fossero i 4 punti cardinali. Dalla montagna dell'Invenzio si irradia il campo magnetico terrestre, come in queste mitologie la montagna è il perno dell'universo e la dimora del divino, l'Axis Mundi, cioè l'asse del mondo. E mentre nell'Invenzio Fortunata le acque degli oceani fluiscono verso il polo dai 4 punti cardinali, nella concezione orientale c'è un grande lago con 4 enormi fiumi che vanno a riempire i 4 angoli della Terra. Come facesse l'autore dell'Invenzio Fortunata a conoscere questa descrizione orientale del Polo Nord, e se la conoscesse davvero probabilmente è un mistero ancora più grande della scomparsa dell'opera stessa. E sarebbe anche interessante sapere perché ne sono state conservate così poche copie e come mai poi è andata perduta per secoli nei meandri della storia. Tanto che per mettere insieme una parte del suo contenuto e riportarla alla luce abbiamo dovuto faticare moltissimo in mezzo a fonti difficili da trovare. Certo, questa strana visione mitologica ancora agli inizi del 1900 è stata il carburante per la sfida alla ricerca del Polo Nord da cui siamo partiti. Anche quella in realtà fu fatta di storie fantasiose, infatti 2 esploratori, Cook e Peary, si sfidarono per chi avrebbe raggiunto prima il Polo Nord. Oggi si pensa che forse Peary lo raggiunse veramente per primo nel 1909, ma questo è un argomento ancora molto discusso. Infatti i 2 si attribuirono risultati che non avevano raggiunto, creando altre storie fantasiose come era già successo per l'Invenzio Fortunata. Le prime persone che senza dubbio hanno visto il Polo Nord sono state il 12 maggio 1926 membri dell'equipaggio del dirigibile Norge, progettato e pilotato da un italiano chiamato Umberto Nobile. La spedizione era guidata dal norvegese Roald Amundsen, che aveva già raggiunto il Polo Sud prima, e quindi alla fine di questa storia il merito di aver raggiunto con sicurezza il Polo Nord va sempre ai norvegesi, che avevano portato avanti storie e leggende su questa terra per molti secoli. La prima persona però a mettere effettivamente piede senza dubbio proprio sui ghiacci del Polo Nord è stato un russo chiamato Aleksandr Kuznetsov. E questo è successo nel 1948, dopo che aveva raggiunto il luogo in aereo, quasi 600 anni dopo rispetto all'Invenzio Fortunata, che perduta nella storia come una pietra introvabile aveva contribuito a spingere il desiderio di scoperta dell'uomo oltre ogni limite.